Ciao, benvenuti nel terzo episodio dei vlog del mio viaggio in Giappone. Oggi ci spostiamo a nord, vedremo Aomori, Hirosaki e Yamadera. E per arrivarci abbiamo preso il Tohoku Shinkansen, attualmente il treno più veloce del Giappone. Se non sbaglio viaggia infatti a 320 km/h. Siamo finalmente ad Aomori. Già in stazione siamo stati avvolti dalla cultura di questa regione tra mele e lanterne di carta. Ci siamo spostati a nord principalmente per vedere la fioritura dei ciliegi e avevamo paura di non beccare il periodo giusto, quindi quando dal treno abbiamo cominciato a vedere i primi alberi in fiore abbiamo capito che ce l'avevamo fatta. Dove siamo, ragazzi? Siamo al Nebuta Museum a Aomori. La visita al museo comincia al secondo piano con fotografie e video sulla storia del Nebuta Matsuri di Aomori. È uno dei festival più famosi della regione, si svolge ad agosto e vengono trasportati grandissimi carri con lanterne che rappresentano coraggiosi guerrieri. Al piano inferiore ogni anno vengono esposti 4 tra i carri più nuovi. 3 volte al giorno si può anche fare l'esperienza di ballare come un ballerino neto, mentre un Hayashi, un gruppo di artisti, suona l'accompagnamento musicale tipico del festival. Purtroppo noi non lo sapevamo e ce lo siamo perso per poco, quindi se decidete di venire cercate di farlo intorno all'orario della performance. È anche possibile toccare alcune delle lanterne ed è proprio il museo che con dei cartelli ti invita a farlo per capire meglio come sono fatte. Dopo il museo abbiamo mangiato un buon tonkatsu e ci siamo diretti all'Ei Factory. È un mercato dove vengono venduti prodotti tipici della prefettura di Aomori, in particolare a base di mele, e si trova sul lungomare della baia. Sapevate che le mele Fuji sono nate nella provincia di Aomori? Più precisamente nella città di Fujisaki, dove poi prende il nome della mela, è stato sviluppato un incrocio tra 2 mele del Nord America all'incirca negli anni 30. In tutta la città era pieno di negozi che vendevano mele o prodotti a base di queste. I prezzi della frutta però in Giappone si sa sono sempre molto alti. Dopo ci siamo diretti in stazione per fare un po' di timbri e poi abbiamo fatto il check-in in hotel. Non hai fatto il contrario. Oggi qui ad Aomori abbiamo il lusso, una camera enorme rispetto allo standard. Siamo tornati in stazione e abbiamo preso il treno per Hirosaki. Durante il tragitto abbiamo visto un sacco di neve. Poi abbiamo preso il bus per il parco dove si teneva il Festival dei Ciliegi e appena scesi alla fermata siamo subito rimasti a bocca aperta. Era pieno di alberi in fiore, uno spettacolo veramente mozzafiato. Il parco ha più di 50 tipi di sakura diversi e infatti abbiamo potuto ammirare tantissime gradazioni di colori differenti.
In un articolo di Japan Travel ho letto che i giardinieri del parco di Igasaki utilizzano le stesse tecniche di potatura che utilizzano gli agricoltori di Aomori sui loro meli. In questo modo su ogni ramo fioriscono circa il doppio dei fiori che crescono normalmente sugli altri ciliegi. L'atmosfera era veramente accogliente, c'erano un sacco di bancarelle dove poi ci siamo anche fermati a mangiare e di sera proponevano diversi spettacoli e i classici giochi da fiera. Dopo aver preso da mangiare ci ha fermato una studentessa, credo delle superiori, per intervistarci in inglese e ci ha fatto delle domande sui trasporti pubblici in Giappone e ci ha chiesto poi di compararli con quelli del nostro paese e quindi vabbè, lasciamo perdere. Mangia come se nessuno ti stesse riprendendo, Giulia. Che famiglia all'altri tempi. Quando cala il sole cominciano ad accendersi le luci artificiali e gli alberi vengono illuminati per permettere ai visitatori di godere della fioritura anche di notte. Abbiamo concluso la nostra giornata con il famoso spot in cui due ciliegi formano un cuore nel cielo. Aspetta, non so cosa dire. Dopo un lunghissimo viaggio stiamo andando a Yamadera. Seguiteci perché è una bomba. 1015 scalini e manca... Ne abbiamo perso uno. Il giorno dopo siamo andati a Sendai, abbiamo lasciato le valigie in hotel e ci siamo diretti a Yamadera per visitare questo famoso tempio. È carico. Sarà l'inizio della fine. Iniziamo la salita 1015 gradini 1015. La salita non è stata così impegnativa come pensavo, le scale sono ben fatte e c'è anche un corrimano. Il tempo un po' più vicinoso e la presenza di poche persone creavano un'atmosfera molto particolare e rilassante. Mi sono sentita davvero in pace e grata della bellezza che il nostro mondo ci regala.
A nostra grande sorpresa, anche se eravamo un po' più a sud, anche qui i ciliegi erano in fiore. Forse perché eravamo in alto ed era ancora fresco, inutile dire che hanno reso la discesa ancora più magica. La missione è completata, stiamo già scendendo, è stato bellissimo, tutto grazie a Giulia perché meriti mandati alle persone che meritano. Tornati a Sendai siamo stati in un grandissimo centro commerciale e per bilanciare la bellissima mattinata è arrivata per me la grande delusione di non trovare il Tamagotchi esclusivo della regione del Tohoku. Però insomma bisogna anche sapersi accontentare. Mi sono quindi consolata con un po' di Gashapon. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo presto con il prossimo episodio, andremo a Nagoya e Takayama, iscrivetevi per non perderlo. Ciao!